In questo video scoprirete l'artista fiammingo Bosch. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla cliccando nel primo link in descrizione. È considerato anche il Dante fiammingo. È una lezione molto interessante e ci apre veramente tanti mondi e tante visioni. Questo è un particolare, per esempio, del Giardino delle Delizie, che è una delle opere più famose di questo artista. Ma veniamo subito a capire chi è appunto Bosch. Allora, Bosch è un artista che considerate vive in un periodo in cui predomina l'idea della classicità, della bellezza. Considerate, siamo nel Rinascimento, tanto che si parla anche di un Rinascimento nelle Fiandre, un Rinascimento legato a tutta la cultura fiamminga, non esiste solo il Rinascimento italiano, no? E quindi ci addentreremo in una serie di artisti, e quelli fiamminghi, lo sapete, sono artisti importantissimi che hanno influenzato anche la pittura italiana, considerate Augusto di Gand, Ugo van der Goes e Roger van der Weyden, sono tre artisti che arrivano in Italia, furono proprio attivi in Italia e che l'arte italiana influenzerà molto anche questi artisti. Però ci sono due artisti che nonostante tutto non risentono di quello che è il clima, tra virgolette, dell'arte fiamminga, più propriamente detto, e sono proprio Bosch e Bruegel. Avrete sentito parlare anche di Bruegel, e sono artisti mentre Bosch è attivo tra la fine del 400 e i primi del 500, Bruegel sarà attivo solo successivamente dalla metà del 500. Dicevo, Bosch è un artista che si sgancia da tutto quello che è la cultura legata alla classicità, alla bellezza, e ci porta in un mondo che è veramente fantastico. Un mondo dove ci sono le tradizioni, il folklore anche della sua terra. Si dice che lui era figlio di pittori, il nonno era importantissimo come artista, lui ha delle origini importanti e quindi si capisce che da subito lui sicuramente sarà stato messo a imparare un mestiere, anche se noi si conosce veramente poco di quello che è il suo operato effettivo. Esistono tanti dipinti anche in stile Bosch, però in realtà i suoi si contano 20, una ventina di trittici, una quindicina di disegni, di sicuro che sono suoi, il resto non lo sappiamo. Nel 400 la situazione, qual è la corrente, diciamo, per la maggiore che va? L'arte che monopolizza la scena proprio all'inizio del 400 è quella gotica e poi subentrerà invece l'arte rinascimentale, sia italiana e poi vedremo un rinascimento fiammingo. Ci tengo a dirvi però che tanti hanno considerato il rinascimento fiammingo come un'arte più primitiva, tanto che vengono chiamati primitivi fiamminghi, si parla di altro rinascimento, un rinascimento che non rientra in quello che è il Rinascimento e siamo abituati a conoscere noi. Comunque sappiate che durante appunto il periodo rinascimentale in Italia si sviluppa proprio nelle Fiandre un parallelo rinascimento. E dove sono le Fiandre? Le Fiandre sono la zona che attualmente si chiama anche Belgio, no? Quella zona lì. La pittura fiamminga ha dei valori importanti che vanno considerati. Innanzitutto l'impiego della pittura a olio. Questo tenetelo presente, la pittura a olio non è che prima non si usasse l'olio, era già stato individuato, no? Anche l'utilizzo, l'impiego dell'olio, ma non come lo utilizzano i fiamminghi. Sono loro che lo porteranno in Italia, attraverso poi Antonello da Messina, verrà veicolato anche in Italia, la pittura a tempera verrà soppiattata dalla pittura fiamminga. La pittura a olio loro la utilizzano con la tecnica delle velature, vale a dire stratificando il colore per velature, perché l'olio, se si aggiunge al colore a olio elegante più diluito, fa l'effetto di velatura e riescono a rappresentare la luce in maniera particolarissima, soprattutto utilizzando la pittura, lo vedremo anche di interni. Questa è un'immagine importante perché se andate a Berlino, alla Biblioteca di Berlino, andate a visitare la pagina 244 di un manoscritto di Antonio di Borgogna, troverete le illustrazioni. Una è questa, è un'illustrazione importantissima perché ci fa vedere i bagni che erano a Bruges, vedete i bagni dove ci andavano determinate persone. Chi sono queste persone che frequentano tutti questi bagni?
sono logicamente i commercianti, perché Bruges è un centro importantissimo, la zona delle Fiandre, la zona del nord Europa, si scambiano commerci di vario tipo, di stoffe, lo vedremo, e questo è un momento di ristoro in cui i viandanti, i commercianti si prendevano, vedete, i bagni, sceglievano delle ragazze, potremmo dire delle escort, mangiavano insieme, poi riparavano dietro una tenda e addirittura passavano, diciamo, dei momenti felici. Ma Bosch è anche uno che dà un grande valore al disegno, innanzitutto un disegno non come avviene in Italia, preparatorio, sicuramente fa anche disegni preparatori, lo vedremo per dei dipinti, ma principalmente anche i disegni come valore autonomo. Il valore proprio del disegno, anche qui ritrovate tutte le sue figure, no? Le sue figure, uomini che sono allo stesso tempo contenitori di altre cose, vedete, indaga un po' tutta la figure di contadini, figure particolarissime che si ritrovano. Questa è la donata degli uccelli, ha fatto quest'albero. Uno degli elementi ritornerà sempre il gufo e la civetta, che sono simbolo del maligno, mentre troverete il pesce, che è il simbolo invece legato al Cristo, è il simbolo della salvezza. Troverete pesci che volano in cielo e portano persone, perché il pesce, appunto, vi dicevo, richiama al Cristo. Questo è il famoso pesce, dicevo, che vola, che porta in salvo, è il simbolo salvifico di Gesù rappresentato come pesce. Arriviamo al trittico del Giardino delle Delizie. Considerate che ve lo mostro aperto, come vedete in alto, e chiuso, come vedete qui in basso. Chiuso, capite bene, vi dicevo, il primo paesaggio immagina la Terra addirittura come una sfera. Si pensa che lui avesse conoscenze anche altolocate e anche conoscenze intellettuali importantissime anche in circoli, e avesse conoscenze superiori a quelle che erano di dominio pubblico, no? Prima che anche uscisse l'idea che la Terra è un pianeta orbitante intorno al Sole, non è più il centro dell'universo. Ecco, qui trovate questo pannello, il paradiso, qui trovate l'inferno, e questo invece è il giardino delle delizie.